Ciao amici di Fungo Magia, un saluto da Macinator. Bene, oggi siamo qua per fare un video tutorial, non diciamo mirato per i nostri amici fungaioli, ma per i nostri amici pescatori. Bene, sono qua per farvi vedere come si innesca in maniera corretta un'esca che viene utilizzata prevalentemente nel surfcasting o nella pesca a fondo. Servirà per insidiare i nostri pesci gruffolatori, quindi orate, saraghi, mormore e via dicendo. Quindi vi farò vedere l'esecuzione per poterlo innescare al meglio. Dai, seguitemi. Bene, andiamo all'esecuzione del nostro innesco. Come potete vedere qui ho un bibi. Io, come ripeto, molti innescavano da un apice all'altro del bibi. Questo assolutamente non va bene perché una delle due parti è la testa, quindi andremo chiaramente a ferire il nostro bibi e nel momento in cui lo feriamo sul fondo chiaramente rimane inerme. Allora, se noi lo osserviamo bene, non dalla parte più grossa del bibi ma dalla parte più sottile, circa 1 centimetro, c'è un piccolo forellino. Ecco, come potete vedere, allora il nostro bibi a 1 centimetro dalla parte più sottile ha il suo buchetto del sedere. Dovremo utilizzare un ago della Stonfo, un ago che ha la punta, diciamo, arancione. Allora, cosa facciamo? Inseriamo il nostro ago così all'interno, lo facciamo camminare fino a che non vediamo sbucare il nostro, diciamo, pallino arancio. Ecco qui, il nostro pallino arancio. Ora, cosa succede? Che questo qui adesso è il nostro innesco che, diciamo, farà sì che il nostro bibi non scoppi. Poi utilizzerò, questo lo poggiamo, un amo adatto, diciamo, per il nostro bibi, quindi utilizzerò un amo Aberdeen del numero 3 a gambo lungo. Questo farà sì che nei lanci il fusto del gambo faccia, diciamo, da base interna al bibi, evitando che questo si vada ad ammucchiare sulla curva dell'amo, ok? Quindi mentre nelle altre esche normalmente con l'ago puntiamo, diciamo, l'ago sulla punta dell'amo e facciamo scorrere l'esca verso, diciamo, verso il nostro amo, dall'ago verso il nostro amo, a questo punto invece lo faremo al contrario. Utilizzeremo, diciamo, il nostro filo innescando dalla parte opposta di dove c'è il pallino arancione, in questa maniera. Lo facciamo scorrere per un po' finché il filo non si ferma. Dopodiché cosa facciamo? Teniamo fermo il nostro bibi, tiriamo il nostro ago a farlo uscire. Facendolo uscire dalla parte opposta il nostro bibi non si scoppierà. Tiriamo la nostra lenza piano piano. Quando arriverà praticamente il nostro amo sul bibi non faremo altro che accompagnarlo delicatamente a far entrare l'occhiello nel sedere. Si tira delicatamente e ecco fatto il nostro innesco perfetto. Se adesso noi questo bibi qua lo lasciamo appoggiato, come potete vedere si muove. Quando lui è nell'acqua invece, oltre a muoversi in questa maniera, si allunga, quindi darà modo, diciamo, al nostro bibi di essere un'esca super adescante per le nostre mormore, per le nostre orate, insomma per tutti i nostri predatori. Quindi, come dicevo, questo innesco qui darà modo all'esca di essere il più vivace possibile. Quando noi tireremo sulla canna e magari non abbiamo visto nessun tipo di abboccata e chiaramente il nostro pesce non ce l'ha strappata, quindi l'esca è ancora intera, noi questo qui non faremo altro che andare a sfilare, diciamo, delicatamente il nostro amo, lo sfiliamo via, chiedo scusa, sfiliamo via e il nostro bibi è gonfio, non è svuotato come succede a molti di voi e lo potremo andare a rimettere nella sua scatoletta e adoperarla alla pescata successiva. Bene cari amici di Fungo Magia, siamo giunti al termine di questo video tutorial, spero che vi sia piaciuto.
spero di essere stato abbastanza esaustivo, preciso nella spiegazione. E nei dettagli ho cercato in qualche maniera di mostrarvelo da vicino per far vedere in maniera precisa come fare a innescarlo. E quindi niente, se vi è piaciuto questo video un bel like qua sotto, mi raccomando. Se avete qualche perplessità, mi raccomando, commentate qua sotto al video, e chi non l'avesse ancora fatto, ragazzi, iscrivetevi al canale di Macinator, che è importantissimo, così il canale facciamo in modo che cresca un pochino, ok? E se poi lo andate a visitare completamente potrete trovare qualcosa di molto interessante. Con questo concludo, vi abbraccio, vi saluto, un saluto dal mondo di Fungo Magia, ciao da Macinator.